Siamo pronti a partire per le cascate del Niagara. Wow, questo è il posticino dove abbiamo passato la notte, proprio sul lago Ontario. Di sotto c'è una piccolissima spiaggetta, ma non ci siamo usati fare il bagno. Questa zona è anche ricca di vigne e ieri a Toronto abbiamo anche fatto acquisti di vini locali qua nella zona dell'Ontario. Alle cascate del Niagara abbiamo trovato un parcheggio che per $10 canadesi al giorno si può stare tranquillamente tutta la giornata, e quindi la lasciamo qui davanti a un hotel, così almeno siamo tranquilli e possiamo goderci la visita alle cascate senza ansie. Anche questa zona è davvero molto turistica, molto americana, con attrazioni di tutti i tipi, ma a noi interessano solo le cascate. Le origini delle cascate del Niagara risalgono a circa 10.000 anni fa, quando è terminata la glaciazione del Wisconsin. Si tratta di 3 salti alti 52 metri e con una portata media d'acqua di 110.000 metri cubi al minuto. Si sviluppano sui due lati, canadese e americano, e qui è la vista che abbiamo dal lato del Canada. Dobbiamo passare la frontiera Canada-Stati Uniti e siamo un po' agitati. È la prima, ma spero in bene. Abbiamo passato il primo controllo, quello del border, ci hanno dato un fogliettino che adesso dobbiamo andare nell'ufficio preposto per farci timbrare il passaporto, quindi siamo senza passaporti nel territorio americano. Siamo riusciti ad entrare in USA. 45 minuti e abbiamo fatto tutto. Costo della tassa d'ingresso sono $6 a persona, ci hanno timbrato il passaporto e dato i 90 giorni del permesso di soggiorno classico, non avendo il visto B1, B2. Anche negli Stati Uniti è facile trovare acqua. È il nostro primo rifornimento in una dump station dove c'è acqua potabile, scarico, rifornimento di gas e un RV service. Abbiamo trovato un altro posticino per la notte che dovrebbe essere tranquillo. Siamo vicino a una spiaggia dove fanno anche il bagno e adesso io almeno i piedi ce li vado a mettere, e abbiamo anche un tavolino da picnic tutto per noi. Buongiorno, lasciamo il nostro parcheggio di questa notte sul lago Erie e adesso ci dirigiamo nella terra degli Amish. Siamo molto curiosi di vedere le usanze di questa popolazione.
Qui dove abbiamo dormito è il parcheggio di un porticciolo su questo lago e questa mattina il piazzale si è riempito, come potete vedere qua dietro, di pick-up e carrelli, perché hanno messo giù tutte le barche in acqua, quindi c'è una distesa di giganteschi pick-up molto più grossi del nostro e di carrelli per le barche. Guarda, cercavi le vigne e non le trovavi, guarda qua. Vigne e perdita d'occhio. Siamo arrivati nel parco nazionale dello Cuyahoga, ve lo scrivo però. Stiamo attraversando il parco lungo la Riverview Road, che è la strada principale che lo taglia da nord a sud e su cui ci saranno tutte le attrazioni da visitare. Questo parco naturale, a differenza di altri parchi americani che sono stati creati per conservare un luogo naturale già conosciuto, questo è stato invece creato in un'area molto inquinata e industrializzata vicino a Cleveland, proprio per salvare questa valle di questo fiume che era talmente inquinato da non poter più essere utilizzato. Quindi il parco non si può girare solo in macchina ma anche in treno, che arriva da Cleveland e arriva qui in questa stazione. Questa cartina è veramente interessante perché fa vedere tutto il percorso del treno. Noi siamo qui, che parte da Cleveland e arriva giù fino ad Akron. Come si vede sullo sfondo là ci sono gli impianti da sci, perché in questo parco d'inverno sciano anche. Iniziamo la lista dei timbri sulla nostra agenda di tutti i parchi nazionali. What were some of your favorite things in the park today? What did you see that you liked? Poi quale Could be facciamo? anything. There's no right or Quello che wrong. ci siamo ne facciamo vedere. The river? Yeah. Bellissima questa cartina che ci dice che noi siamo arrivati dal lago Erie e siamo arrivati fino qui al National Park. Adesso proseguiremo verso sud e qui c'è tutta la valle di questo fiume con tutti i punti interessanti e il tracciato anche della ferrovia. Oggi è stata una lunga giornata di trasferimento, ci eravamo promessi di arrivare fino all'Indiana Dunes ma non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto una sosta a Cleveland in un parco vicino alla città per il pranzo e poi abbiamo guidato tutto il pomeriggio e adesso siamo quasi ad Angola, dove ci fermeremo per la notte, sperando che il posto che abbiamo trovato su iOverland sia
effettivamente carino e ci si possa fermare, altrimenti dovremmo ripiegare sul classico Walmart.